Come calmare la mente? Cari, la mente umana è un generatore di idee. Potremmo anche dire che è una centrale elettrica che fornisce energia per la costruzione di tutto ciò di cui l'umanità ha bisogno su questo pianeta. Progetta migliaia di opzioni anche per un solo scopo. Le forme pensiero sono gli embrioni per cercare qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo, oltre a essere un sussidio creativo, è anche un grande controllore delle azioni. La resistenza al nuovo è sempre nella stessa proporzione delle sue possibilità creative. Abbiamo quindi una mente rumorosa e spesso inoperante. La mente è creativa solo quando rompiamo la sua resistenza al cambiamento. Se non superiamo questa barriera, non ci resta che lamentarci. Le lamentele non creano nulla di nuovo, ma rimpiangono solo ciò che non era altro che una idea. Ma dobbiamo anche ricordare che, in un mondo di prove e espiazioni, la coscienza non solo è soggetta al velo dell'oblio, ma è anche molto limitata nel suo potere di co-creazione. Per iniziare a elevare la propria coscienza, il primo passo è uscire dalla paura. La paura è la prima grande barriera che impedisce alla mente creativa di avanzare. La paura è una creazione della mente stessa, proprio per impedirle di uscire dalla sua zona di comfort, cioè dal morbido divano della non operatività. Poi bisogna avere fiducia nel piano divino, anche se non lo ricordiamo. Abbiamo la garanzia di questo piano che, quando le nostre esperienze nell'illusione della 3D finiranno, la nostra coscienza si amplierà e inizierà a vibrare in frequenze di dimensioni superiori. Il nostro obiettivo è l'ascensione della nostra anima, che lascerà questa limitazione e migrerà verso un mondo di rigenerazione. Alla fine di questo ciclo, stiamo provando le frequenze della co-creazione. Dopo la transizione planetaria, le anime ascese saranno in grado di co-creare tutto ciò di cui hanno bisogno, perché non sarà il lavoro salariato a fornire le condizioni per acquisire i prodotti. Li materializzeremo con il potere della mente creativa. Un altro requisito necessario in questi tempi finali della terza dimensione è la necessità di illuminare le nostre ombre. Siamo luce e ombra allo stesso tempo, perché stiamo vivendo la vita nella dualità. È giunto il momento di illuminare. Più aumentiamo la nostra luce, anche tutte le nostre ombre si trasformeranno in energia creativa. Infine, per mettere a tacere la mente rumorosa, possiamo usare una tecnica chiamata tecnica dell'ascolto. Sedetevi comodamente e chiudete gli occhi. Respirate lentamente e profondamente per 3 minuti. Poi iniziate a prestare attenzione a ciò che sentite. Non pensate a nient'altro, ascoltate e basta. Ripetete nella vostra mente tutto ciò che sentite. Un uccello che canta, un cane che abbaia, il vento alla finestra, un'auto che passa, un bambino che piange, persone che parlano, un'auto che suona il clacson, una moto che passa. Insomma,
Se non sentite alcun suono, almeno sentirete un fischio nelle orecchie. Quindi mentalizzate fischio nelle orecchie. Si consiglia di ripetere mentalmente il pensiero di ciò che si sente, finché quel suono non è scomparso. Poi mentalizzate quello successivo. Non occorre molto tempo. Iniziate con 5 minuti e poi aumentate fino ad almeno 10 minuti. Basta 1 o 2 volte al giorno. Con il tempo vi accorgerete di quanto sia aumentata la vostra concentrazione, di quanto sia diminuita l'ansia e quanto più velocemente riuscite a memorizzare le informazioni. E ricordate che tutto è nelle vostre mani. Potete tutto, ogni volta che volete. Il potere è sempre stato dentro di voi e niente e nessuno può sopprimerlo. Io sono Vital Frosi e la mia missione è il chiarimento. Namastê.